1415 Aquasint, un pennello particolare, speciale per la tecnica dell'acquarello. Questo è un pennello che subisce molte bagnature proprio per la tipologia di tecniche che si vanno a utilizzare. L'aspetto della sua morbidezza facilita di molto quella che è la possibilità del pennello di contenere moltissima acqua. Quindi nel momento che io vado a caricare il pennello e vado a scaricare in questo modo, io praticamente noto che c'è una quantità d'acqua incredibile all'interno del nostro pennello. Allora io vado a bagnare il foglio, ovviamente adesso noi stiamo mettendo in pratica quella che è la tecnica del bagnato su bagnato, e usando il pennello correttamente, cioè sfruttando la parte finale del pelo per creare un po' l'effetto che io amo chiamare effetto imbuto, andiamo a fare tutta una serie di tecniche di questo genere. Quindi bagnato su bagnato noi possiamo fare tutta una serie di effetti, però il pennello riesce comunque a contenere al suo interno moltissimo pigmento, quindi sostanzialmente noi riusciamo a creare una stesura, per esempio adesso in questo caso di un notturno, dove noi possiamo fare un sacco di cose. Partiamo dal concetto che il pennello ha una grande capacità di carica, ok? In questo modo che cosa succede? Succede che io con questo pennello riesco a togliere una quantità enorme di pigmento e per esempio posso fare la luna, anche appoggiando solamente la punta lievemente sulla carta, in questo modo, io riesco già a creare il mio piccolo foro. Ovviamente noi possiamo anche decidere che a un certo momento del nostro paesaggio noi non vogliamo che il colore blu vada in questa zona del nostro soggetto. Allora, un pennello di questo genere ci permette addirittura di asportare il colore senza grossi problemi. Ovviamente il pennello deve essere sempre ripulito ogni passaggio che io vado a fare. Voi vedete che il pennello ha una tale capacità di raccolta del colore che lo giustifica come atipicità, perché ci permette di fare delle cose che un pennello normale difficilmente riesce a fare. Ecco, vedete che se io lavoro col pennello in maniera delicata sul soggetto, io riesco a togliere anche cose estremamente definite. E possiamo lavorare molto bene con questa tipologia di pennello per ottenere quei passaggi che a volte ci sembrano quasi inaffrontabili con la tecnica dell'acquarello. Una delle caratteristiche 1415, la prima, la più bella, la più suggestiva rispetto a pennelli di altra concezione, è il fatto che essendo sintetico ci permette anche di avere una certa plasticità. Quindi io in questo modo posso anche schiacciare il pennello un po' come a becco d'anitra, ok? E creare degli filamenti molto fini. Un'altra cosa interessante è che io, modellando il pennello, posso anche in realtà sfumare con una grande, diciamo, versatilità un po' tutte queste zone. L'unico aspetto che io devo tenere presente è ovviamente sempre il livello di bagnatura della carta. Qui vado a creare una sorta di luce più intensa nella parte centrale, che anche qui voglio creare delle zone più luminose, quindi vado a togliere del colore. Vedi che il pennello ogni tanto sparisce. Dove va il pennello? Va in realtà nella bacinella d'acqua e viene praticamente ogni volta immerso, il pennello automaticamente disperde il pigmento dentro l'acqua ed è pronto di nuovo per raccogliere il colore. Ora vediamo come possiamo applicare alcuni trucchi con questo tipo di pennello per migliorare i nostri lavori. Una per esempio delle cose che noi spesso ci troviamo in difficoltà è quello di dire ok, ho fatto la stesura del mio cielo, non sono soddisfatto del risultato, ho bisogno di intensificare il rosso, ma senza andare a rovinare questa parte e sono in grande difficoltà. Allora, la caratteristica di questo pennello è proprio la sua capacità di andare a creare dei passaggi di un certo tipo senza andare a rovinare il colore sottostante. Vediamo insieme come. Abbiamo sempre parlato della morbidezza. Nel momento in cui ho un pennello estremamente morbido, quando io vado a bagnare il foglio, non vado a creare dello stress alla carta. Quindi io bagno con molta sicurezza, disinvoltura, e poi se io voglio intensificare questa parte lo posso fare tranquillamente.
quindi posso aumentare per esempio l'intensità del rosso senza andare a spostare il colore che c'è sotto. Ovviamente con un pennello così morbido, se io ho degli aloni li posso sempre leggermente sfumare, e poi andiamo per esempio a caricare ulteriormente alcune zone. Io sento sicuramente l'esigenza qui di andare a scurire questa zona, magari anche vado a intensificare la zona di blu qui sotto e diciamo completiamo il lavoro, ecco, sostanzialmente. Quindi lo posso ribagnare tranquillamente senza usare il nebulizzatore, ok? E cominciamo. Allora, intanto qui sicuramente sul fiume voglio ottenere qualcosa di più violento, quindi un rosso più vivace in questa parte. Ovviamente abbiamo sempre il controllo della situazione, perché nel momento in cui io voglio in realtà togliere la luce, cioè far riflettere effettivamente il nostro torrente nel modo corretto, uso sempre il mio pennello. Ecco, un termine che spesso uso lo chiamo un po' anche il cancellino, cioè effettivamente ci permette di ottenere tutta una serie di soluzioni tecniche che un pennello normale fa molta fatica a ottenere.